E questo è il momento che noi abbiamo per ricevere una parola che sarà di benedizione per noi e sicuramente per altre persone. Dal Centro Cristiano Fonte di Vita noi salutiamo le persone che ci stanno vedendo dall'altra parte. È un piacere poter condividere di nuovo una parola con voi. So che sarà di benedizione. Ok, oggi parleremo di un argomento molto importante che riguarda al peccato e alla salvezza. Vedremo qual è la condizione naturale dell'uomo, sì? Come paga il peccato, sì? Qual è la paga del peccato e qual è il dono, il regalo che Dio dà, offre alle persone. Iniziamo con il libro ai Romani, sì, l'Epistola ai Romani, capitolo 5, Romani 5, 12. Dice così la scrittura: perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Allora, il consiglio, la parola è questa. Dice che per mezzo di un solo uomo, sì, il peccato è entrato nel mondo. Prima non c'era peccato. Quando Dio ha creato tutto, quando ha creato l'uomo, non c'era il peccato. C'era una perfetta pace, era tutto perfetto, sì? Ma per causa di un uomo, questo uomo sappiamo che è Adamo, sì? Per mezzo di lui, non sta dicendo per mezzo di sua moglie, ma per mezzo di lui. Perché? Ma non è stata Eva giustamente a trasgredire e a fare ciò che non doveva? Sì, certo, ma la parola, se voi leggete in Genesi, era rivolta a Adamo, non a Eva. Perciò Eva era una persona che non aveva tanta responsabilità, era limitata la sua responsabilità. Invece la responsabilità che aveva Adamo era piena. Cioè era Adamo che doveva esortare, doveva far riflettere a sua moglie che aveva sbagliato. Invece lui che fa? Prende il consiglio e mangia pure lui. Allora Dio dà la responsabilità all'uomo e non a lei. Ok? Sì? Dice, perciò come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo. Cioè il peccato è stato un'arma, un mezzo di distruzione, come se fosse stata una bomba, sì? Un elemento, un strumento per distruggere. Sì? Il peccato poteva essere fuori, invece l'uomo gli ha aperto la porta. L'uomo doveva chiudere la porta, doveva lasciare fuori il peccato, e invece lui dalla propria volontà ha aperto la porta. E dice come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo. Cioè a volte le persone dicono: se Dio esiste, perché succedono queste cose? Allora vedete come la scrittura è chiara e dice che prima non c'era il peccato e che Dio non c'entra con il peccato. È stato l'uomo che ha aperto la porta al peccato, perché Dio non aveva pensato proprio a questo, anzi era qualcosa al di fuori di Dio e al di fuori della sua creazione. Ma la mala amministrazione dell'uomo, la irresponsabilità, e dire vabbè, vai, niente ci fa, poi facciamo i conti con Dio, pensando che si poteva scherzare,
ha creato tutto questo male. Perciò se qualcuno un giorno vi dice dove, se Dio esiste, perché succede perché permette che i bambini in Africa muoiono di fame, tu le dici guarda, la scrittura dice che l'uomo è che ha dato ingresso al peccato, non Dio, altrimenti la Bibbia lo direbbe, ma la Bibbia non lo dice e non lo troverai mai. Non è responsabilità di Dio, è responsabilità dell'uomo, è responsabilità della natura umana. D'accordo? Dobbiamo mettere le cose, ogni cosa al suo posto, lo giusto è giusto. D'accordo? Non possiamo dare la responsabilità a qualcuno che non c'entra, ma diamo la responsabilità a chi è responsabile. Sì o no? È così. Allora dice, è permesso del peccato, sì, la morte. Cioè, la morte non era nel cuore di Dio. Cioè, la morte era qualcosa che era al di fuori della creazione umana, al di fuori. Invece quando l'uomo aprì la porta al peccato, dietro al peccato entrò la morte. È la conseguenza del peccato. Quello che l'uomo semina, lo stesso raccoglierà. D'accordo? E così la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Significa, la scrittura insegna questo, che la situazione è questa qua. L'uomo è affetto dal peccato e dalla morte. E la morte e il peccato passano di persona a persona, è lo naturale. Perciò nessuno può dire, va bene, io sono speciale, io merito. Nessuno merita nulla. Perché la nostra condizione, purtroppo, indirettamente, involontariamente, senza, possiamo dire, neanche meritarlo, ma la situazione è questa qua. Allora sarebbe molto triste che io mi fermassi qui e non dicesse a voi qual è la uscita, qual è la porta. Cioè, fin qua l'aspetto è nero, è negativo, è terribile. Non c'è speranza, c'è peccato, c'è morte. Sì? Perciò la condizione dell'uomo è questa. Ma adesso vedremo fra poco qual è stato il piano di Dio per risolvere questa situazione. Dio ha pensato in un piano per offrirle alla persona la possibilità di uscire. Ma una cosa noi dobbiamo capire, secondo la scrittura, la nostra condizione naturale, l'umano è di peccato e di morte. E così nessuno può vivere eternamente, nessuno può andare in paradiso, in cielo, perché nel cielo non c'è né morte né peccato. Nessuno può dire io merito, nessuno merita nulla. E le nostre giustizie sono come strappi sporchi davanti a Dio. Le nostre giustizie non servono a niente. Allora, perciò come permesso di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e permesso del peccato la morte, così la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. D'accordo? Questo è il primo versetto. Secondo versetto 3:23, sempre del Romani capitolo 3:23, dice la scrittura: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Significa che la persona, tutte le persone, sono responsabili del peccato di Adamo. Ma allora uno si può rivelare e dire fermati, io che c'entro con Adamo? Che ho fatto io? Che ho fatto io? No? Tu non hai fatto niente, nemmeno io. Ma noi siamo discendenti di questo qua, di questo primo uomo, sì? E abbiamo ereditato questa maledizione. E questa è la condizione. Non è una questione che io faccio bravo o no, o meno. D'accordo?